Buonasera, sono contento di vedervi ancora qui e spero che questi nostri appuntamenti all'Aulicus Classic Club siano di vostro gradimento e di vostro interesse. Io sono Romano Di Bari, Romano Di Bari che è il fondatore dell'Aulicus Classics. Io spero tanto che i nostri dischi vi piacciono e soprattutto che vi piaccia la presentazione che noi facciamo e che vi porta a conoscere particolari che prima voi sicuramente non conoscevate. Andiamo dentro e andiamo a sentire cosa il maestro Torossi ci ha preparato per questo appuntamento. Grazie, andiamo. Stefano, tutto a posto? Tutto a posto, Eccoci grazie. qua. Sì. Senti, qui c'ho un disco che ho pubblicato qualche tempo fa, che appartiene nel senso di esecuzione, Sì. appartiene a un nostro comune amico, niente proprio di meno che Giorgio Carnini. Giorgio Carnini, che tu conosci, e che è un organista di primo piano proprio, sì, come sì, poi io vi racconterò. Ma lui in questo disco ha voluto farci delle opere di Brahms, che anche Brahms a suo tempo ha scritto per organo delle cose importantissime. Importantissime, è vero. Capito? Cose importantissime. Allora io direi che per presentare questo disco nella maniera più giusta, tu prima ci racconti di Brahms Esatto. e di questo disco e poi dopo poi tu ci parliamo, racconti di Carnini. E io ti racconto di Carnini Perfetto. e vediamo così di fare un quadro attraente per questo bellissimo disco. A te la parola. Guarda, ho trovato 4 righe che sintetizzano la vita di Brahms, prima di parlarne personalmente. La sua vita fu caratterizzata da una serena operosità, cui l'amicizia di molti eletti artisti e l'ammirazione del pubblico colto diedero un confortante appoggio. Il suo sviluppo artistico fu lento e continuo. La sua attività creativa fu contrassegnata da un costante impegno culturale, da una profonda meditazione, da una meticolosa accuratezza. Meglio di così ci sono gli ingredienti giusti per fare dei capolavori. L'unica cosa che non possiamo dire, come di tanti altri artisti, niente genio e sregolatezza, è tutto regolato perfettamente. Assolutamente. Allora, Johannes Brahms nasce in una famiglia modesta, figlio di un musicista popolare che suonava un sacco di strumenti, flauto, corno, violino, contrabbasso, e fu lui che diede al figlio le prime lezioni di musica. La madre, molto amata da Johannes, era sarta. Erano semplici e poveri, ma capirono subito che il figlio meritava la migliore educazione possibile e gliela diedero. Importantissimo questo. A 7 anni comincia a studiare musica, composizione e strumenti vari. A 13 è già in grado di contribuire al bilancio di casa, che evidentemente era barcollante, suonando come suo padre in giro per i locali di Amburgo. A 20 anni conosce il grande violinista Joachim, che lo presenta a Liszt, il quale a sua volta lo porta da Schumann. Questi è un bel giro, Ma ti rendi conto? Questi ne riconosce immediatamente il genio e lo indica nella sua rivista di critica musicale Neue Zeitschrift für Musik come il musicista del futuro. Ma ti rendi conto che cosa? Vivere in un'epoca in cui in un'epoca così, capito? Fai un giretto. E questo poi dicevano, lui è il musicista del futuro. Incredibile. A sua volta Brahms adotta Schumann come il suo unico vero maestro d'arte e di vita e gli rimane devoto fino alla morte. Maestro di vita. Un legame ancora più forte, un vero amore spirituale nasce fra lui e la moglie, poi vedova di Schumann, la grande pianista Clara Wieck, che idolatra fino alla morte di lei, seguita appena un anno dopo dalla propria. È una storia anche questa meravigliosamente fantastica, romantica, ma spirituale. Brahms, spesso in duo con Joachim, dedica quasi tutta la sua vita all'attività concertistica, che coincide con un vagabondare senza tregua da un teatro all'altro, vita scomoda ma che a lui piace, specialmente se i suoi viaggi lo portano in regioni di bellezza naturali, fra le quali gli piace passeggiare, elaborando a mente libera le sue future creazioni musicali.
anche questo. Pensa te. Siamo Proprio siamo ad un 2-3 metri livello, sopra il capito? livello del terreno. Ah, ci picchia. Dal 1862 comincia a conoscere Vienna e poco a poco decide di trasferirsi in quella città della musica dove si crea un mondo di amici e colleghi con cui rimarrà in contatto per il resto dei suoi giorni. Uno di questi eletti amici è il chirurgo Bill Roth, che fa parte di quella classe di alta e coltissima borghesia che rende Vienna un centro di arte e cultura Pensa te. capace di attirare il meglio dal resto d'Europa. Anche qui un altro esempio, senti. Ogni volta che Brahms finisce una composizione, la porta in casa Bill Roth e lì la fa eseguire in prima assoluta da un quartetto di musicisti dilettanti, in realtà di livello professionale, tutti amici suoi e del padrone di casa. Un capitano, un consigliere, un avvocato e un possidente. Felice quel popolo che può riunire in un salotto persone di questo genere. Ma ti rendi conto che cosa incredibile? Immaginati cos'era Vienna all'epoca. Davvero. Immaginatelo. Attraverso una descrizione di questo genere si può ricostruire In una casa, in una casa, in sono un le salotto, composizioni di Brahms. capito? Fantastico. Viene Brahms e ti fa sentire in anteprima la sua ultima composizione. Perché tu la sai suonare, quindi tu sei preparato, tu padrone di casa, tu amico. Certo, è tutta, capito, un entourage di... Ce lo sogniamo adesso. Ah, ce lo sogniamo davvero. Comunque, curiosamente, pur essendo un personaggio paccioccone d'aspetto e si dice anche di carattere, era pieno di nemici in campo artistico, naturalmente. Invidiosi. Citiamo alcuni giudizi di questi qua. Wagner. Le sue sinfonie non sono altro che musica da camera monumentalizzata. De Faglia. Musica piena di vanità e ampollosa come il suo autore. Wolf. Tutte le sinfonie di Brahms non valgono un trillo di Liszt. Che covo di vipere. Tchaikovsky, senti Tchaikovsky che è veramente il peggiore di tutti. Non è forse Brahms una caricatura di Beethoven? Che bastardo senza talento! Mi infastidisce che questa boriosa mediocrità sia acclamata come un genio. E Bruckner, per concludere, aggiunge un freddo temperamento di protestante. A quest'ultimo però Brahms risponde, rimanendo sul piano della religione, Bruckner è un pover'uomo privo di senno che i preti di Sankt Florian hanno sulla coscienza. Per concludere, sistemato. comunque, sempre per rimanere nella religione, Brahms era di fede luterana, è rimasto tale per tutta la vita con incrollabile coerenza. Una delle sue abitudini altrettanto incrollabili era la lettura della Bibbia, su una copia che i genitori gli avevano messo nella culla il giorno della sua nascita. Anche questo è un dono simbolico. Per Bacco. La leggeva con fede e assiduità e rimase per tutta la vita il libro più importante per lui. Parsimonioso, spendeva il giusto che guadagnava dalla sua musica e non scrisse mai nulla su commissione. Aiutò molti colleghi meno fortunati di lui, fra cui Dvorak, in un periodo in cui quest'ultimo faceva letteralmente la fame. Figurati, pensate. Era noto per la bonomia accompagnata da goffaggine dei suoi scherzi, in questo simile a Beethoven e Wagner, come lui maldestri in società. Aveva grande diffidenza e sfiducia nelle donne, tranne nel suo angelo Clara Wieck, e fu sentito dichiarare: non sono mai stato sposato e per fortuna non lo sarò mai. Sotto quel barbone da profeta doveva essere davvero un tenero timidone per comportarsi così. Figurati. Per Bacco, che Capito? ritratto, eccezionale, bravissimo. Ma chi se ne immaginava un Brahms così? Brahms imprevedibile. E che giudizi severi avuti da parte dei Ma concorrenti. perché sono tutti, guarda, tutti gli artisti sono delle invidiosi, vipere. delle vipere verso i colleghi, invidiosi. Sempre. Veramente un personaggio di altissima statura, capito? E adesso invece io ti voglio raccontare di Giorgio Carnini. Giorgio Carnini, l'amico Carnini. L'amico Carnini, che a suo modo anche lui è un personaggio di alta statura e con questa interpretazione di Brahms che è importante, è veramente ben fatta, ci possiamo rendere conto tutti quanti delle sue enormi capacità. Giorgio Carnini è veramente un grande artista. Infatti, come dice lui stesso,
malgrado abbia raggiunto una notorietà come organista, lui preferisce proporsi come musicista, che ora si avvale dell'organo, ma anche del pianoforte, del clavicembalo o del fortepiano, ora dell'orchestra e della composizione per esprimere il suo pensiero musicale. Giustissimo questo, capito? Lui non è un organista, lui è un musicista. In genere sì. Questo è molto tondo, importante. diciamo. È tutto tondo. Sì. E infatti lui è nato, è italiano di origine, ma musicalmente è andato, si è formato in Argentina, dove penso che i genitori siano andati poi nell'epoca in cui c'era il flusso migratorio in Argentina. Forse sì, non adesso non te lo so dire. Ma e lui praticamente ha iniziato la sua carriera concertistica come pianista vincendo importanti concorsi sudamericani. Lui prima di tutto è diventato famoso in Sud America. Sì. Dopo aver studiato pianoforte, organo, composizione e direzione corale presso il Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires. Ritornato in Europa si è perfezionato all'organo con Ferruccio Vignanelli, non tralasciando anche la ricerca. Senti questo, che non sapevo. Io con Giorgio ho parlato tante volte, ma non mi ha mai detto nulla. Non tralasciando anche la ricerca di altre esperienze musicali. La tecnica seriale, per esempio. La musica elettronica nella fase creativa, il jazz e poi musica per teatro e cinema. Incredibile. È considerato uno dei più importanti organisti di oggi e ha suonato per le maggiori istituzioni musicali, tra cui Teatro alla Scala, Milano, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Accademia Filarmonica Romana, la RAI, Festival dei Due Mondi, Arena di Verona, Festival di Montreux, Mozarteum di Salisburgo, Settimane Musicali di Stresa. Dappertutto è andato Giorgio. Veramente, bravissimo. Proponendo spesso programmi monografici, vedi? Come quelli dedicati a Beethoven, a Messiaen e a Mozart, tenuti per il Teatro alla Scala. Ma è veramente bravo. Numerose le sue tournée in Europa, Giappone e nel continente americano. Al suo attivo molte prime esecuzioni di autori contemporanei che hanno scritto per lui concerti, per organo e orchestra, tipo Morricone, Ravinale, Gentile, Mannino. Come direttore d'orchestra ha debuttato nell'83 con l'Orchestra di Padova. Da allora alterna le due attività. Ha registrato per Ricordi e altre case importanti numerosissimi concerti. Infatti molti dei suoi concerti sono stati fatti per conto della RAI e trasmessi nelle 3 reti RAI e di Neurovisione. Ecco, questa è una considerazione interessante. Essendo convinto della necessità per un artista di lasciare testimonianze della propria esperienza, ha dedicato parte della sua attività all'insegnamento. Importante questo. Già docente di organo principale presso il Conservatorio dell'Aquila, ha tenuto corsi di perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo, all'Accademia Nazionale a Santa Cecilia, Accademia Chigiana e masterclasses per conservatori e altre istituzioni. Autore di musica di scena, lo sapevi? Per teatro e cinema? Per l'Avia lui ha lavorato molto. Ha collaborato con diversi registi e drammaturghi, tra i quali Giorgio Albertazzi, Giancarlo Sbragia, Rocco Famigliari, Giovanni Fago e per 25 anni Gabriele Lavia. È vero. Sì, me l'aveva raccontato. Lui ha avuto questa lunga collaborazione che aveva. La nostalgia di Buenos Aires lo ha spinto ad evocare suoni e atmosfere argentine, che hanno cominciato a prendere vita nella pièce teatrale Tango, commissionateli dal teatro parigino Guichet Montparnasse, trovando in seguito la loro definitiva sistemazione nel melologo Mi Buenos Aires Perdida. Ah, bello, bello. Beh, lui ha nostalgia, Sul testo di Cesare Mazzoni, con Andrea Giordana, voce recitante. E poi eseguito in prima assoluta sotto la direzione dell'autore. Ecco, è vero. Perché lui è direttore dell'iniziativa Un organo per Roma. Quella, sì. Questo infatti. Il Comune di Roma gli ha affidato l'inaugurazione ufficiale dell'organo monumentale del Giubiteo del 2000, donato a Giovanni Paolo II e sito nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. C'è un organo enorme. Sì. Ha realizzato l'esecuzione integrale dell'opera per opera
per organo di Bach commissionatogli dall'Accademia Filarmonica Romana, di cui questo è un esempio. Nel 2003 ha fondato la Camerata Italica, orchestra composta da giovani musicisti italiani che lo hanno accompagnato spesso nelle sue tournée in Italia e all'estero. Si è dedicato con grande successo alla promozione del Pedalflügel doppio Borgatto, pianoforte gran cota con pedaliera applicata, sollecitando anche autori contemporanei a scrivere per questo strumento orchestra. Bravissimo, veramente bravo. Nel settembre 2019 è stato insignito del prestigioso premio Scanno 45esima edizione per la sua vita al servizio della musica. Bravissimo, devo dire. Devo dire, Giorgio, veramente bravo. Questo è un bel disco che è molto caro a me e a Stefano, perché c'è l'opera, quest'opera notevolissima di Giorgio Carnini, che ha fatto di questo concerto di Brahms veramente una grande interpretazione. Allora, anche oggi mi pare che sia andata bene. Ci siamo divertiti. Ti ringrazio molto perché hai fatto un ottimo lavoro. Ma ti ringrazio io. Io cerco di starti appresso come posso. Però basta quei complimenti. Quindi a questo punto. Per cui io ti ringrazio molto di tutto. Ci sentiamo nei prossimi giorni perché ti parlerò ancora. Stiamo preparando delle cose che pubblicheremo. Abbiamo un calendario di pubblicazioni veramente interessante, con dei lavori musicali di grande pregio e interpreti, esecutori veramente di grande talento. Quindi piacere ancora. Grazie. Ci risentiamo quanto prima. E a voi vi ringrazio per l'attenzione e la vostra presenza e vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi di questa nostra serie, che spero vi piaccia, e di metterci il like per supportarci. Se poi volete comprare anche i nostri dischi, andate su Amazon, li troverete tutti. Grazie e a presto.